Ehi la Riders e benvenuti dal vostro Mad Doors e buon 2018 a tutti voi. Tra pochissimi giorni avrà luogo la 40ª edizione della Dakar, uno storico rally al quale partecipano diverse categorie di veicoli, dai camion per poi passare alle auto ed infine alle moto e quad. La partenza avverrà a Lima, la capitale del Perù, che torna a ospitare la Dakar, dato che ormai da 10 anni la Dakar è stata trasferita in Sud America in seguito a problemi di sicurezza relativi al continente africano. Ma andiamo ad analizzare la storia che c'è dietro a questa fantastica competizione. L'artefice di questa competizione è Thierry Sabine, il quale una volta smarritosi nel deserto libico ebbe questa geniale idea, creando così un ride che potesse regalare a gente comune, amante dell'avventura, grandi emozioni e paesaggi indimenticabili. Nasce così la Parigi-Dakar, che come da nome parte dalla capitale francese per arrivare in quella del Senegal, attraversando diversi deserti africani e paesi. Dal 1979 al 2007 questo è stato il tragitto originario, l'Algeria con le sue pietraie, poi il Niger, un oceano di sabbia con alte dune nei pressi di Bilma, il fascino di Agadez, antico porto carovaniero, e infine Mali e Mauritania per arrivare come un viandante che si è perso. 26 dicembre 1979 parte dalla Place de Trocadero la prima edizione della Parigi. Il primo vincitore di questa competizione è Cyril Neveu su Yamaha, ma il grande successo mediatico arriva nell'edizione dell'82, quando vi partecipa anche Mark Thatcher, figlio dell'allora primo ministro inglese Margaret Thatcher. Il pilota si perde per 3 giorni nel deserto, evocando quanto a suo tempo successe a Sabine. I media di tutto il mondo ne parlano diffusamente. La Dakar cresce di popolarità e partecipanti. Arrivano le squadre ufficiali di moto e auto, ma la vera anima della corsa rimangono i piloti privati che con molti sacrifici partecipano a quest'ultima. Bisogna infatti sottolineare che la Dakar è da sempre stata una corsa aperta a professionisti, ma anche e soprattutto a privati amatori. Arriviamo al 1986 e la Parigi-Dakar, funestata negli anni da diversi incidenti anche mortali, perde il suo ideatore, Thierry Sabine, mentre seguiva la corsa dall'elicottero della direzione gara, precipitato ai confini del Niger. L'incidente, dovuto probabilmente a un'improvvisa tempesta di sabbia, rimarrà quello col più tragico bilancio nella storia della Dakar. Le ceneri di Sabine saranno sparse sotto il celebre albero perduto, vicino a dove smarrì la strada una decina di anni prima. Nell'edizione del 1988 si presentano al via ben 600 concorrenti, record assoluto di partecipanti. Questa edizione della Dakar sarà vinta per la prima volta da un italiano, nella categoria moto, con Eddie Orioli su Honda NXR, a imporsi al termine di una gara vincente. Nel 1990 gli italiani tornano a gioire, sempre con Eddie Orioli che questa volta porta la vittoria alla Cagiva Elephant, regalando gli allori per la prima volta alla casa dell'elefantino. E nel 94 la Cagiva fa il colpaccio, riuscendo a cogliere una fantastica doppietta. Vince infatti di nuovo Eddie Orioli davanti al compagno di squadra Arcaron. Ed infine Eddie Orioli vince nel 96 per la quarta volta, questa volta però su Yamaha. Grazie alla sua esperienza come navigatore fa una gara quasi perfetta. Da dopo il 96 dovremmo aspettare 5 anni per vedere di nuovo un italiano alla vittoria, e questa volta è il turno di Fabrizio Meoni. Una gara storica che sancisce per la prima volta nella storia dei rally, nella categoria auto, la vittoria di una donna, la tedesca Jutta Kleinschmidt, mentre appunto nella categoria moto su KTM trionfa Fabrizio Meoni. Anche nel 2002 Meoni si ripete, tornando di nuovo a vincere sempre con la casa austriaca. Purtroppo nel 2005 assisteremo alla scomparsa di questo campione, a causa di un arresto cardiaco in seguito ad una caduta nella quale si ruppe 2 vertebre cervicali, quello che per ironia della sorte sarebbe dovuto essere il suo ultimo ride. Ogni concorrente iscritto conosce i rischi che corre e sa che il deserto può non lasciare scampo, con le sue tempeste improvvise, con le sue trappole disseminate in ogni metro del percorso, con il suo caldo torrido e con le sue notti gelide. E arriviamo al 2008, quando la Dakar appunto viene annullata per il rischio terroristico, costringendo così ad abbandonare questo posto magico e trasferirsi in Sud America, dando così spazio il 3 gennaio 2009 a una corsa che, sebbene abbia lo stesso nome, è appunto un'altra corsa. Anch'essa rischiosa, dura, forse osteggiata e contestata, ma che non potrà mai avere in sé le caratteristiche di pericolosità, la bellezza dei paesaggi e il senso di avventura assoluto che il ride africano ha avuto ogni anno. La Dakar è una sfida al mondo e ai propri limiti, è provare emozioni forti e profonde, è sinonimo di libertà, una libertà che non si trova in altre gare e che probabilmente si è persa per sempre con la decisione, in ogni caso necessaria, di spostare il rally in un altro continente. La Dakar chiude con un bilancio di 54 morti e di migliaia di vivi.
che sono tutti coloro che vi hanno partecipato almeno una volta, dando forse un senso alla loro vita. E prima di chiudere facciamo un grosso in bocca al lupo ai piloti italiani che partecipano a questa edizione. Alessandro Botturi, diciamo il più esperto dei piloti italiani al via di questa edizione, Jacopo Cerutti, campione italiano motorelli in carica, Alessandro Ruoso su KTM, che è stato nel 2017 il secondo miglior motociclista italiano al debutto nella competizione, e per quanto riguarda i debuttanti diamo un altro in bocca al lupo a Maurizio Gerini, campione italiano motorelli nella categoria 125. Quindi gente, questo è veramente tutto. Vi invito a lasciare un commento, fatemi sapere se conoscevate già questo rally, se volete anche integrare qualcosa a quello che ho detto. Inoltre iscrivetevi al canale per restare aggiornati sui miei successivi caricamenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un pollicetto in su. Per quanto ci riguarda noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Mad Horse!